inizia a fiorire un po' tutto. Ha delle alghe. Buongiorno e bentornati in Baita Chignerie. Siamo a metà marzo, è il momento di mettere mano all'orto, anche perché qui inizia a fiorire un po' tutto e comincia lo spettacolo della primavera. Questo è un mandorlo, per esempio, davvero stupendo. Eccolo. Però, prima di mettere mano all'orto, ho notato che la cisterna aveva del colore rosso sul fondo dopo l'inverno. Vado a vedere che cos'è. Spero che si riesca a notare. Comunque la cisterna è tutta piena, ma ha delle alghe, credo, rosse sul fondo. Comunque è piena quasi completamente. E allora ho comprato questo, che è un telo protettivo a misura di cisterna da 1000 litri, che metterò sopra. È fatto proprio apposta, ha la forma cubica, ha un'apertura verso dove c'è il buco d'ingresso, cioè questo qua dell'acqua, e poi ha una cerniera che prosegue qui fino al manicotto dell'apertura invece verso l'esterno. Questa cisterna è quella che con un tubo sotterraneo alimenta l'orto, arriva praticamente qui all'angolo dell'orto, così, e attraverso questa scatoletta io diciamo dalla primavera metto un programmatore solare che regola l'afflusso di acqua alle piante con lo sgocciolatore, sulla base anche di quanto ha piovuto. Quindi se ha piovuto non irriga, se invece è secco procede con l'irrigazione. E questo permette insomma di fare un ciclo continuo, sostenibile, con acqua di recupero, perché l'acqua la recupero dalle falde di questo casotto, con le gronde la porto dentro la cisterna e poi con un tubo sotterraneo la porto qui all'orto e via con l'irrigazione. La centralina è una centralina particolare perché si chiama centralina a pressione zero, perché non essendoci pressione ma andando, diciamo, avendo solo la pressione dell'acqua caduta, in pratica man mano che si svuota la cisterna c'è meno pressione, anche perché la cisterna è ad altezza terra, quindi la pressione è bassa. Se l'alzassi di 1 metro avrei un bar. Però per adesso diciamo va bene così. Ha funzionato l'anno scorso, spero funzioni anche quest'anno e mantengo questa logica. Adesso sto scaricando la cisterna perché voglio provare a pulire quell'alga, perché non so che tipo di alga è. Comunque non credo niente di problematico o grave. E inizio a fare poi il lavoro di togliere tutti i teli vecchi, per poi mettere insomma i teli nuovi, fare i nuovi buchi, le nuove colture e iniziare la stagione dell'orto nel 2026. Dunque ho questo vecchio mocio che userò per pulire all'interno la cisterna dell'orto, e poi una canna di bambù. La mia intenzione è di attaccare in questo modo
il mocio per arrivare bene in fondo e anche ai lati, quindi pian piano tagliando sempre di più il bastone. Quindi all'opera. Ok. Proviamo. Ok, questo entra, adesso gli faccio un buco qua e lo lego con un filo al bastone, poi lo posso usare per strofinare. Così dovrebbe rimanere ben bloccato, spero. Però penso di sì. Voilà. E il mocio è pronto per andare nella cisterna. Poi, man mano che salgo, taglierò il bambù, così che possa anche usarlo per pulire in orizzontale. Andiamo. Perfetto. Non riesco a girare in orizzontale perché è troppo lungo. Quando arrivo in alto taglierò. Diciamo che con la fatica che c'è da fare per pulire la cisterna con qualche alga dentro, immagino che l'anno prossimo non la dimenticherò d'inverno con dentro insomma ancora un po' di acqua, perché
con le temperature, il fatto che sia chiusa eccetera, genera appunto la creazione di batteri, alghe eccetera. Quindi fortunatamente non è un'acqua che devo bere, però la metto nell'orto, quindi sinceramente la pulisco bene e ho imparato la lezione. Quindi l'anno prossimo, prima dell'inverno, la svuoterò, così non si rovina e non si ghiaccia. E niente, quest'anno mi tocca faticare. Come si dice, sbagliando si impara.
che è pulito. Bene, ora metto un filtro qui e poi collego di nuovo le gronde. Questo è un filtro che funziona un po' come una zanzariera. Praticamente va messo qui all'interno e poi bloccato così, girando la cordicella. In questo modo le eventuali impurità che vengono giù dalle gronde non dovrebbero passare ed entrare nell'acqua e quindi non si intasano i tubi e dovrebbe funzionare tutto meglio. Questo era il filtro che avevo prima, l'ho fatto io con un pezzo di rete e degli avanzi di zanzariera. Funzionava allo stesso modo, quindi direi che funzionerà anche questo. Ok. Invece questo è un telo che serve a coprire la cisterna, così da evitare e limitare la questione delle alghe, perché chiaramente è la luce solare che fa sviluppare le alghe. Ok, allora questo telo ha un'apertura qui che lavora in corrispondenza del buco, quindi ecco fatto. Questo permetterà alle gronde di arrivare fino qui. Ok, lavoro finito.
Mi sembra buono, è un po' leggero il telo, ma vediamo quanto dura, perché qui si rovina tutto sempre velocemente. Andiamo a vedere le api, va? Che ho visto una famiglia non ce l'ha fatta a passare l'inverno. Adesso la apro e cerco di capire cosa è successo, però siamo lì, non ce l'ha fatta. Pronti? Si va? Questa è la seconda visita che faccio, anzi in realtà è la prima, perché l'altra ho solo guardato se erano vive. Adesso le apro e vediamo un po' cosa succede là dentro. Allora, prima di tutto sembrano molto poche. Questo è un telaio di scorte che avevo tenuto l'anno scorso, gliel'avevo lasciato, adesso lo mettiamo qua, poi glielo diamo. Beh, pensavo peggio sinceramente.